questa è la nostra casina a Budapest. Mi piace la casa, Edi? Fantastica. Giornata a esplorare la città. Quando giri per il mondo trovi a Budapest il seggiolino da guardrail. Sei in giro per l'autostrada, stai facendo un autostop, prendi il tuo seggiolino da guardrail. 9,99 su Lidl. Hanno riproposto il lungo Danubio in una versione naturalmente un po' più moderna, con la passeggiata, con uno spazio verde, recuperando la strada. Cuffie ed Elisa ha pensato andiamo alla Decathlon, cuffie recuperate, siamo quasi pronti e stiamo andando finalmente alle aspettate terme di Szczecin. Non so se lo pronunciamo bene, Szczecin. Ci prendiamo un pomeriggio di relax. Siamo al parco Piazza degli Eroi della Nazione ed eccoci i famosi bagni Szczecin. Elisa inizia già a assaporare le saune e già dall'entrata ti fanno capire dove vai. Qui si cambia e forse ci si vede dopo. Forse. A te ti conosco. Mercato centrale di Budapest. Attraversiamo il Danubio da questo lato, da questo punto, e qui vediamo Gellert, che è un altro bagno. Qui questo ponte bellissimo. Passeggiata verso Buda. Oh! Autostrada. Ci siamo fermati un attimo dopo aver attraversato il ponte e stiamo andando a visitare la città vecchia, La città di Buda. di qua. Per ora Budapest comunque è molto positivo tutto. Elisa non era mai stata, io ho tanti anni che non venivo, almeno 12 o 13, quindi ho notato proprio un cambio, tanta miglioria, molto più pulita. A ogni angolo fa la foto. Sì, vero, è molto fotogenica. Sì. Si entra nella città di Budapest, a quanto pare. Una città vecchia, non lo so se sia, ma proviamo. Lo scopriamo assieme. Qua dice Zimpad. Non è finita, per arrivare su al palazzo andiamo lì. Una bella scala a chiocciola. Siamo arrivati al Buddha Castle. Stanno ristrutturando questa statua, che è una statua iconica. Questo è il museo di storia e lì c'è il castello. Sempre nel complesso del museo c'è anche questa
bellissima fontana. Sì, in realtà non era finito all'altra piazza. Non è finito c'è anche lì. questa piazza qua che è C'è anche questa piazza, sì, molto bella. Sempre del museo e la galleria d'arte. c'è una torre là comunque. Andiamo verso una torre di là, non sappiamo bene dove siamo. Notizia storica, notizia Sarà qua? storica. Ludwig van Beethoven nel 1800 ha fatto un concerto dentro a questa struttura. Capito? 221 anni fa. Sì, per gli amanti della polizia l'aspirapolvere è comodo. Se siete d'accordo, mettetelo nei commenti. Lo regaliamo, Stiamo entrando nella Buda, nella parte storica di Budapest. E invece questo edificio è la casa di Houdini, il famoso mago ungherese. Ha vissuto in questa casa. Siamo arrivati alla torre che era una chiesa con una super piazza, con un monumento che andiamo subito a vedere. Sì, c'è un tetto disegnato, un arabesco praticamente. Io direi di andare a cercare una bakery, qualcosa per mangiare. Ecco, qualcuno vuole mangiucchiare Che qua, ho fame, che non so quanti chilometri già siamo stamattina. Non lo so, poi guardiamo, perché si fanno più chilometri in città che quando vai a fare... Sì, perché ti distrai, fai cose, guardi. Sono visti. Questa è la volpe e l'orso, che l'orso ha rubato il miele, la volpe si è fottuta un pollo. No, una Ti dirò che mi ci andrebbe proprio un bel panino al salame ungherese. Naturalmente Elisa è vegana, voi lo... Sbocchiamo sul nostro drone. Abbiamo trovato anche l'altro bagno turco, il Kirali. C'è questo parco. Andiamo a vedere l'ingresso che orari fa, vedi. Interessante questo posto. Cioè è bella la struttura, l'impressione è che sia chiusa. Sì, sembra di sì, però vedi. Peccato. Peccato perché è un bel edificio. Vediamo cosa dicono. Diciamo che il Kirali è altra vittima Covid. Riattraversiamo il Danubio con la vista sulla città e andiamo in quest'isolina in mezzo al Danubio a mangiare. Sì, perché abbiamo comprato panini con il salame E Elisa alla fine ungherese. non ha resistito. È in mezzo a Margaret Bridge, quello lì, dietro Eli. C'è un altro ponte che porta a questa isola pedonale con un parco a quanto pare, perché stanno andando tutti lì con birre, panini, un po' l'idea di Elisa l'hanno avuto tutti. Dici il parco? Il parco è immenso in realtà. Eccola Eli che parte in quarta a vedersi il gioco delle fontane. Ora andiamo verso il giardino giapponese. Ciao ciao! Partecipi che saranno almeno un quarto d'ora che si cammina, non siamo ancora, abbiamo visto un pezzettino di questo parco, è immenso, è un'isola in mezzo al Danubio, immensa, con veramente un sacco di attività, di ristoranti, Abbiamo trovato il giardino giapponese. Thank you, bye bye. Bagno pubblico ungherese 250. Siamo sull'isola Margherita e c'è il Light Garden.
tutte le sere ci fanno gli spettacoli con i laser, li mettono, li proiettano sulle piante e c'è un sacco di fiori, tutto circondato da fiori. Deve essere uno spettacolo. Sta tramontando il sole a Budapest, sul Danubio, e noi andiamo verso il castello per vedere la città illuminata. Ultima sera per noi a Budapest.